Se in questo momento qualcuno ti sta facendo perdere la pace mentale, quello che scoprirai nei prossimi minuti cambierà per sempre il modo in cui gestisci queste situazioni. Ti sei mai chiesto perché chi cerca di ferirti è sempre il più debole? C'è un segreto psicologico che tra poco svelerò, e quando lo capirai, nessuno potrà più rubarti l'energia. Il meccanismo nascosto della provocazione. Le persone deboli non ti attaccano a caso. Dietro ogni loro mossa c'è una strategia inconscia, un meccanismo psicologico che la maggior parte delle persone non riesce a vedere. E qui sta il primo segreto che cambierà tutto. Epitteto insegnava: non sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi sui fatti. Ma andiamo più a fondo. Quando qualcuno si sente inadeguato dentro, quando porta l'insicurezza come un peso invisibile, cerca disperatamente modi per sentirsi significativo. Ecco la verità che nessuno ti ha mai spiegato. Le persone deboli non hanno energia propria, quindi devono rubartela. E il modo più efficace per farlo? Farti reagire. La tua calma li rende invisibili ai propri occhi. La tua stabilità emotiva è uno specchio spietato che riflette la loro instabilità. E questo li terrorizza a un livello che nemmeno loro comprendono. Ma nel momento in cui reagisci, nel momento in cui alzi la voce, nel momento in cui vieni trascinato nel loro caos, ecco che accade la magia nera. Diventi il loro specchio distorto. Per un attimo si vedono riflessi nella tua rabbia e questo gli dà l'illusione di valere, di essere importanti, di esistere. Questo è quello che bramano segretamente. Credere di poterti muovere, di poter influenzare il tuo umore, di poter agitare il tuo spirito come fanno con se stessi ogni giorno. Vogliono credere di avere questo tipo di controllo su una persona che percepiscono come superiore e ogni volta che rispondi alle loro provocazioni gli stai consegnando esattamente la validazione che cercano ma non meritano. È come dare da mangiare a un animale selvatico. Più lo nutri, più tornerà. C'è un aspetto ancora più sottile che devi capire. Le persone deboli non attaccano mai dove sei vulnerabile. Sarebbe troppo facile, troppo ovvio. No. Loro vanno dritti dove sei forte, vedono la tua pace e la stuzzicano come un bambino dispettoso, vedono la tua gentilezza e cercano di trasformarla in debolezza, vedono la tua pazienza e la mettono alla prova come se fosse un giocattolo da rompere, perché se riescono a far vacillare la tua forza, se riescono a incrinare la tua serenità, se riescono a farti perdere la presa anche solo per un secondo, si sentono potenti per la prima volta nella loro giornata. E qui arriviamo al punto cruciale. Quando capisci questo meccanismo, non puoi più essere la loro vittima inconsapevole. Diventi il regista del gioco, invece di essere l'attore che recita il loro copione. Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che qualcuno cerca di provocarti, fermati mentalmente e chiedi: cosa sta cercando di ottenere da me questa persona? Non reagire finché non hai identificato il loro vero bisogno nascosto. Scoprirai che il 90% delle provocazioni deriva da insicurezza, non realmente da cattive intenzioni. La vera radice del loro comportamento. Ora che hai capito il meccanismo, è tempo di scavare più a fondo, perché la verità che sto per rivelarti farà crollare ogni dubbio che hai mai avuto su te stesso quando vieni attaccato. Ecco la realtà senza filtri. Non lo fanno perché ti odiano. Lo fanno perché odiano se stessi con una intensità che li consuma dall'interno. La tua presenza nella loro vita è come una luce accecante in una stanza buia. E loro, che hanno vissuto così a lungo nell'oscurità della propria inadeguatezza, non sopportano quello che quella luce rivela. Seneca scriveva: ogni nuovo inizio viene da qualche altro inizio che si è concluso. La loro fine è l'inizio della tua libertà emotiva. Ma prima devi capire cosa si nasconde dietro la loro aggressività. Quando vedono la tua sicurezza, vedono tutto quello che non sono riusciti a diventare. Quando vedono la tua pace interiore, vengono confrontati con il caos che portano dentro. Quando vedono la tua stabilità emotiva, si rendono conto di quanto siano in balia delle proprie tempeste interiori. E questa consapevolezza è insopportabile per loro. È come guardare un film della vita che avrebbero voluto vivere, ma che non hanno mai avuto il coraggio o la disciplina di costruire.
Ecco il colpo di scena che cambierà il tuo approccio per sempre. Ti provocano non perché vogliono distruggerti, ma perché vogliono fuggire dal loro riflesso, anche solo per un momento. È un atto disperato di autopreservazione psicologica. Immagina di essere una persona che si sente inadeguata ogni giorno, che si sveglia con l'ansia, che vive nella paura del giudizio, che porta dentro un senso di fallimento costante. Poi incontri qualcuno come te, sereno, concentrato, con una direzione chiara nella vita. Quella persona può fare due cose: ispirarti a migliorare o farti sentire ancora più inadeguato. E indovina cosa scelgono le persone deboli? La seconda opzione, sempre, perché crescere richiede sforzo, disciplina, onestà con se stessi. Richiede di affrontare i propri demoni interiori, di ammettere i propri errori, di fare il lavoro duro della trasformazione personale. È molto più facile cercare di trascinare qualcun altro nel proprio inferno piuttosto che uscirne. Quando ti vedono reagire alle loro provocazioni, è come se riuscissero finalmente a respirare. Gli dà quella sensazione fugace di non essere gli unici a perdere il controllo. Per un momento non si sentono più soli nella loro debolezza. È tragico se ci pensi. Sono così disconnessi dalla propria forza interiore che l'unico modo che conoscono per sentirsi meglio è far star peggio qualcun altro. E qui arriva la parte che devi assolutamente capire. Ogni volta che reagisci alle loro provocazioni, non stai solo dando loro quello che vogliono. Stai confermando la loro visione distorta del mondo. Stai dicendo loro che hanno ragione, che tutti sono fragili come loro, che la forza e la serenità sono solo una facciata. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo. Quando comprendi veramente che il loro comportamento non ha nulla a che fare con te e tutto ha a che fare con la loro relazione distorta con se stessi, succede una magia. Smetti di prenderla sul personale. È come rendersi conto che una persona ubriaca ti sta insultando. Non ti arrabbi con l'ubriaco, giusto? Capisci che è l'alcol che parla, non la persona. Allo stesso modo, quando qualcuno ti provoca, è la sua insicurezza che parla, non la sua verità su di te. Quando qualcuno ti attacca o ti critica, invece di reagire, prova questo. Visualizza quella persona come un bambino di 5 anni che sta facendo i capricci perché ha paura. Chiedi che tipo di dolore deve provare per comportarsi così. Questo cambierà radicalmente la tua risposta emotiva e ti permetterà di rispondere da un luogo di forza, non di reattività. Il potere del controllo emotivo. Ora arriviamo al cuore di tutto, il controllo emotivo. E qui devo sfatare il mito più grande che la società ci ha venduto sulla forza. Ti hanno sempre detto che essere forti significa reagire, difendersi, non farsi mettere i piedi in testa. Questa è la più grande bugia mai raccontata. La vera forza è l'esatto opposto. Marco Aurelio, l'uomo più potente del suo tempo, scriveva: «Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza». Questo imperatore romano, che comandava legioni e governava un impero, sapeva che il vero potere non sta nella reazione, ma nel controllo. Essere non reattivi non è debolezza. È la forma più pura di forza che esista. Perché chiunque può esplodere, chiunque può urlare, chiunque può perdere il controllo. È la cosa più facile del mondo. Un bambino sa farlo. Ma rimanere calmi quando tutto intorno a te è nel caos, mantenere la tua pace quando qualcuno sta cercando di rubare la tua energia, rispondere con saggezza invece che con impulso, questo richiede una forza monumentale. E qui sta il segreto che le persone deboli non capiranno mai. Il controllo emotivo non è repressione, non è diventare una statua di ghiaccio. È l'arte di sentire tutto profondamente, ma scegliere consapevolmente come rispondere. È come essere il capitano di una nave in una tempesta. Senti la potenza delle onde, vedi la forza del vento, sei pienamente consapevole del pericolo, ma non lasci che la paura controlli il timone. Rimani centrato, prendi decisioni lucide, navighi attraverso la tempesta con abilità e determinazione. Le persone deboli sono l'opposto, sono come passeggeri nel panico che corrono da una parte all'altra della nave urlando e creando ancora più caos.
Non stanno guidando la loro vita, stanno solo reagendo a tutto quello che gli succede. Ecco la parte che ti lascerà senza parole. Quando sviluppi un vero controllo emotivo, diventi letteralmente inafferrabile per le persone deboli. È come se parlassero una lingua e tu ne parlassi un'altra. Loro contano sulla tua reazione. La loro strategia è costruita interamente sulla certezza che tu risponderai emotivamente. Quando non lo fai, è come se improvvisamente smettessero di esistere per te. E questo li terrorizza. Immagina di essere un bullo che cerca di provocare qualcuno, ma quella persona ti guarda con compassione invece di rabbia, ti sorride invece di arrabbiarsi, ti risponde con gentilezza invece di aggressività. Come ti sentiresti? Confuso, disarmato, improvvisamente consapevole di quanto sia patetica la tua strategia. Questo è il potere del controllo emotivo. Non è passivo, è attivo. Non è evitare il conflitto, è trascenderlo. Non è debolezza, è la forma più sofisticata di forza. E c'è un beneficio ancor più grande. Quando smetti di reagire alle provocazioni degli altri, smetti anche di essere in balia delle tue stesse emozioni. Diventi il padrone della tua esperienza interiore. Le persone deboli sono schiave delle loro emozioni. Si svegliano e non sanno se saranno felici o tristi, calme o ansiose, positive o negative. Dipende da cosa gli succede durante la giornata, da come le altre persone le trattano, da quante cose vanno storte. Tu, invece, diventi come un termostato invece di un termometro. Un termometro riflette la temperatura dell'ambiente. Un termostato la controlla. Le persone deboli sono termometri emotivi. Tu puoi scegliere di essere un termostato emotivo, ma attenzione, questo non significa diventare robot privi di emozioni. Significa diventare padroni delle tue emozioni invece di esserne schiavi. Significa sentire tutto, ma scegliere cosa fare con quello che senti. Per la prossima settimana, pratica la pausa dei 6 secondi. Ogni volta che senti un'emozione forte, rabbia, frustrazione, irritazione, conta mentalmente fino a 6 prima di rispondere. In questi 6 secondi chiedi: come risponderebbe la versione migliore di me stesso a questa situazione? Questo semplice esercizio inizierà a rompere i tuoi schemi reattivi automatici. Come disorientarli completamente? Ora che hai costruito le fondamenta del controllo emotivo, è tempo di imparare l'arte di disorientare completamente le persone deboli. E credimi, quando padroneggi questa abilità, diventi praticamente invincibile nelle dinamiche sociali. Il segreto sta nel capire che le persone deboli operano secondo schemi prevedibili. Sono come programmi informatici, input provocazione, output reazione. Quando rompi questo schema vanno in tilt. Epitteto diceva: non puoi controllare quello che ti succede, ma puoi controllare come reagisci a quello che ti succede. Ma c'è un livello ancor più avanzato. Puoi controllare come la tua non reazione influenza gli altri. Ecco cosa succede nel cervello di una persona debole quando cerca di provocarti. Si aspetta una sequenza specifica di eventi. Prima lanciano l'esca, l'insulto, la critica, la provocazione. Poi si aspettano che tu reagisca emotivamente e infine si nutrono della tua energia negativa. È un ciclo che hanno ripetuto migliaia di volte nella loro vita. È diventato automatico, istintivo, funziona con quasi tutte le persone che incontrano. Ma cosa succede quando incontrano qualcuno che non segue il copione? Immagina di essere un attore che ha recitato la stessa scena per anni e improvvisamente l'altro attore cambia completamente le sue battute. Ti sentiresti perso, confuso, non sapresti come continuare. Questo è esattamente quello che prova una persona debole quando non reagisci come si aspetta. Il loro intero sistema di riferimento crolla. Sono come un boxer che si allena sempre contro avversari che contrattaccano e improvvisamente si trova davanti a qualcuno che schiva tutti i colpi senza mai restituirli. Ecco la parte più bella. La tua calma non è solo difensiva, è offensiva. È un'arma psicologica potentissima che li disarma completamente senza che tu debba fare nulla di aggressivo. Quando rimani calmo di fronte alla loro tempesta, stai comunicando diversi messaggi contemporaneamente. Non hai abbastanza potere per disturbare la mia pace. Sono così sicuro di me stesso che non ho bisogno di difendermi. Vedo attraverso il tuo gioco
e non mi interessa parteciparvi. Sono a un livello emotivo che tu non puoi raggiungere. E tutto questo senza dire una parola. È comunicazione non verbale al suo massimo livello. C'è una tecnica ancora più avanzata che voglio condividere con te. Si chiama Jiu-Jitsu emotivo. Come nel Jiu-Jitsu fisico, invece di opporti alla forza dell'avversario, la usi a tuo vantaggio. Quando qualcuno ti attacca verbalmente, invece di difenderti o contrattaccare, puoi rispondere con qualcosa come: «Sembra che tu stia attraversando un momento difficile. Va tutto bene?» Questa risposta fa due cose contemporaneamente. Neutralizza completamente il loro attacco e li mette in una posizione dove devono o ammettere la loro debolezza o sembrare ancora più irragionevoli. O ancora meglio, puoi usare quella che chiamo la tecnica del complimento sincero. Quando qualcuno cerca di ferirti, rispondi con un complimento genuino su qualcosa che noti di positivo in loro. Questo crea un cortocircuito totale nel loro cervello. Si aspettavano guerra e hanno ricevuto pace. Si aspettavano odio e hanno ricevuto amore. Non sanno come processare questa informazione. Ma attenzione, questa non è manipolazione, è evoluzione. Stai elevando il livello dell'interazione invece di abbassarti al loro. Stai dimostrando che esiste un modo migliore di comunicare. E ecco la magia. Spesso, quando usi queste tecniche, le persone si calmano spontaneamente. È come se la tua energia pacifica fosse contagiosa. Non sempre, ma più spesso di quanto immagini. Perché alla fine anche le persone più provocatorie sanno riconoscere la vera forza quando la vedono. E la vera forza non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno. La prossima volta che qualcuno ti critica o ti provoca, prova la tecnica della curiosità genuina. Invece di difenderti, chiedi con sincero interesse: «Puoi aiutarmi a capire meglio il tuo punto di vista?» Questo trasforma istantaneamente il conflitto in conversazione e mette l'altra persona in una posizione dove deve spiegare razionalmente la sua posizione, invece di attaccare emotivamente. La vittoria silenziosa del focalizzarsi sul tuo scopo. Arriviamo ora all'ultimo e più potente livello di questa trasformazione, l'arte di focalizzarsi sul tuo scopo in modo così totale che le provocazioni degli altri diventano letteralmente irrilevanti. Questa è la differenza tra chi vive e chi sopravvive, tra chi crea il proprio destino e chi reagisce a quello che gli succede, tra chi guida la propria vita e chi viene guidato dalle circostanze. Seneca scriveva: «Ogni giorno e ogni ora dovrebbero essere strappati via dalla pigrizia, ma io aggiungo, ogni giorno e ogni ora dovrebbero essere protetti dalle distrazioni degli altri. Il tuo scopo non è solo quello che fai, è chi sei. Non è solo la tua professione, è la tua missione. Non è solo come passi il tempo, è come investi la tua esistenza. E qui sta la verità che cambierà tutto. Quando hai un scopo chiaro e coinvolgente, le opinioni e le provocazioni degli altri diventano rumore di sottofondo. Le persone deboli non capiscono questo concetto. Per loro, ogni interazione sociale è una battaglia per la sopravvivenza dell'ego. Ogni conversazione è un'opportunità per sentirsi superiori o inferiori. Vivono in un mondo di comparazioni costanti, di insicurezze perpetue, di bisogno disperato di validazione. Tu, invece, vivi in un mondo diverso, un mondo dove la tua energia è focalizzata sulla creazione, non sulla distruzione, sulla costruzione, non sulla critica, sulla crescita, non sulla stagnazione. Ecco il segreto che nessuno ti ha mai detto. Il tuo scopo non deve essere grandioso come salvare il mondo o costruire un impero. Può essere crescere i tuoi figli con amore, creare bellezza nel tuo lavoro, essere un punto di riferimento per la tua famiglia, sviluppare le tue capacità, contribuire alla tua comunità. L'importante è che sia tuo, che nasca dai tuoi valori, dalle tue passioni, dalla tua visione di chi vuoi essere nel mondo. Quando hai questo tipo di chiarezza, succede qualcosa di magico. Le provocazioni degli altri perdono completamente il loro potere su di te, non perché le ignori forzatamente, ma perché sono genuinamente irrilevanti rispetto a quello che ti sta a cuore. È come quando sei profondamente assorbito in un libro avvincente e qualcuno ti parla. Senti la voce, ma non registri le parole perché la tua attenzione
è completamente catturata da qualcosa di più interessante. Ecco cosa succede quando sei allineato con il tuo scopo. Le persone deboli possono gridare, criticare, provocare quanto vogliono, ma tu sei così assorbito nella creazione della tua vita ideale che semplicemente non hai spazio mentale per le loro drammaticità. E questo le frustra oltre ogni immaginazione, perché la loro strategia si basa sull'ottenere la tua attenzione. Quando non la ottengono, si sentono ancora più invisibili e insignificanti. C'è un livello ancora più profondo. Quando vivi con scopo, non solo diventi immune alle provocazioni, ma diventi anche un esempio vivente di come si può vivere diversamente. E questo può ispirare anche le persone più negative a riconsiderare il loro approccio alla vita. Non sempre, ma più spesso di quanto immagini, le persone che ti provocavano inizieranno a rispettarti. Perché alla fine tutti riconoscono la vera forza quando la vedono. Lo scopo è il tuo scudo e la tua spada. Ti protegge dalle distrazioni e ti dà la direzione per andare avanti. Ti rende selettivo con la tua energia e strategico con il tuo tempo. Ma attenzione, trovare il proprio scopo non è sempre facile. E va bene così. È un processo, non un evento. È qualcosa che si sviluppa nel tempo, che si affina con l'esperienza, che si evolve con la tua crescita. L'importante è iniziare a farti le domande giuste. Cosa mi fa sentire vivo? Che tipo di impatto voglio avere nel mondo? Come voglio essere ricordato? Cosa rimpiangerei di non aver fatto alla fine della mia vita? Dedica 15 minuti ogni mattina per i prossimi 30 giorni a quello che chiamo l'ora dello scopo. Non controllare il telefono, non leggere notizie, non fare nulla di reattivo. Invece, rifletti su questa domanda. Se avessi tutte le risorse e tutto il supporto del mondo, come sceglieresti di passare i tuoi giorni? Scrivi quello che ti viene in mente, senza giudicare. Dopo 30 giorni, rileggi tutto e cerca i temi comuni. Quello è l'inizio del tuo scopo. Il tuo nuovo potere. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, ma in realtà è solo l'inizio della tua trasformazione. Perché ora possiedi qualcosa che la maggior parte delle persone non avrà mai. La comprensione profonda di come funzionano le dinamiche del potere nelle relazioni umane. Hai capito che le persone deboli ti provocano non perché sei sbagliato, ma perché sei giusto. Non perché sei inadeguato, ma perché sei autentico. Non perché manchi di qualcosa, ma perché possiedi qualcosa che loro non riescono a trovare in se stessi. Hai imparato che la tua reazione è il loro carburante e che il tuo controllo emotivo è la tua arma più potente. Hai scoperto che il silenzio può essere più forte delle urla, che la calma può essere più devastante della tempesta, che la pace può essere più rivoluzionaria della guerra. Ma soprattutto hai compreso che il tuo scopo è il tuo superpotere. Quando sai chi sei e dove stai andando, nessuno può deviarti dal tuo cammino. Ogni passo che farai da oggi in avanti verso la padronanza di te stesso, ogni momento in cui sceglierai la pace al posto della reazione, ogni volta che rimarrai focalizzato sul tuo scopo invece che sul rumore intorno a te, sarà una vittoria silenziosa ma potentissima. Le persone deboli continueranno a esistere. Questo non cambierà mai, ma tu hai cambiato il modo in cui ti relazioni con loro. Hai smesso di essere la loro vittima e sei diventato il loro maestro involontario. Non dovrai più temere le loro provocazioni perché ora comprendi il gioco che stanno giocando. Non dovrai più dubitare di te stesso quando ti attaccano, perché ora sai che stanno attaccando il loro riflesso, non te. Il tuo controllo emotivo li confonderà. La tua concentrazione sul tuo scopo li ispirerà o li frustrerà, ma in entrambi i casi non potranno più manipolarti. La tua pace interiore sarà una forza magnetica che attirerà le persone giuste e respingerà quelle sbagliate. Ricorda sempre, il tuo potere non è in quello che ti succede, ma in come scegli di rispondere. Non è in come gli altri ti trattano, ma in come tratti te stesso. Non è nel controllo degli eventi esterni, ma nella padronanza del tuo mondo interiore. Quando padroneggi questo, diventi una forza della natura. Diventi qualcuno che non può essere scosso, manipolato, sminuito. Diventi la versione di te stesso che hai sempre saputo di poter essere. E la cosa più bella
Questo potere non lo può togliere nessuno. Non dipende dalle circostanze, non dipende dalle altre persone, non dipende dalla fortuna. Dipende solo da te e dalle scelte che fai ogni giorno. Quindi vai avanti, applica quello che hai imparato. Sii la montagna che non può essere mossa, l'oceano che non può essere agitato, la luce che non può essere spenta. Il mondo ha bisogno di persone come te, persone che sanno rimanere forti senza essere aggressive, calme senza essere passive, sicure senza essere arroganti. La tua forza silenziosa cambierà non solo la tua vita, ma anche la vita di tutti quelli che incontrerai sul tuo cammino. Perché quando gli altri vedranno che è possibile vivere in modo diverso, alcuni di loro sceglieranno di seguire il tuo esempio. Questo è il tuo momento. Questa è la tua opportunità. Questa è la tua nuova vita che inizia ora. Rimani forte, rimani concentrato, rimani fedele a te stesso. Il potere è nelle tue mani. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.